In un mondo che si preoccupa di evolversi troppo velocemente e soltanto dal punto di vista tecnologico, dove la perdita della cultura videoludica è all'ordine del giorno e l'unica cosa a contare è la forma e non la sostanza, ecco che io, Demiurgo, intervengo e combatto da quando esisto e finché vivrò, con lo scopo di ostacolare questo impoverimento generale di arte e di sapere, cercando nel mentre di conservare e tramandare la storia e l'esperienza del retro gaming in Italia. Quindi adesso tenetevi forte, perché vedrete i progetti, i contenuti e tutto ciò che di sostanzioso e interessante potrete trovare su questo tema soltanto qui nel mio canale. Ma eccoci qua, buonasera, questa volta dovremmo essere live. Sì. Siamo live. Allora, abbiamo con noi il mitico voice over. Buonasera a tutti, buonasera. Fresco e reduce dalla riparazione, dalla manutenzione di ben 3 PlayStation 3, non una, ragazzi. È vero? Sì, è vero, ne ho 3, tra cui 2 salvate e una donatrice che purtroppo è stata un po' maltrattata, però non andrà, tra virgolette, perduta, buttata nello scovazzone, nello scovazzo, quanto si voglia. Comunque, eccola qua, questa è la prima Fat Lady, questa purtroppo è KO, un'altra ce l'ho lì, e invece la terza, che andrà in donazione al dio del gaming, è una Slim. Grande Soldemo, nonché nuovo voiceover. Mamma mia, in donazione al dio del gaming, ragazzi. Madonna, ne farà buon uso, ragazzi. So che ne mancava una, io ce n'è una in più, perché sì, no? Sì, è così che fanno i veri seguaci, madonna, imparate. Sì, che poi è appena rinato come nuovo dio e finalmente potrà completare anche lui la sua collezione di console, perché è una delle poche console che mancano al dio del gaming. Sì. Dio, ma... e che da emulare... Confermo, si vede tutto bene, si sente anche qui mentre c'è il countdown mitico. Sì, il countdown mitico, ragazzi, che adesso lo stiamo guardando. No, dicevo appunto, la PlayStation 3 poi da emulare è tosta, quindi soprattutto se non si ha un computer un po' potente, Quindi... Madonna, davvero. Sì. Allora, innanzitutto volevo ringraziare per la prima volta in diretta il dio del gaming per questo trailer veramente fenomenale, dove vengono riassunti 8 anni di canale, perché lui ha visto il mio canale nascere. E c'è da dire che anche voice over, comunque, poco dopo è arrivato, tipo 2 annetti dopo che avevo il canale è arrivato, mi ricordo benissimo, in un video... Lui è tanto che ti conosce comunque. Saranno almeno 6 anni. Sì. Sì, penso di sì. Ma comunque nei tuoi video vecchi, se uno va a spulciare, ci sono le nostre prime chat e quant'altro. Sì, era un video su RetroArch dove tu mi avevi commentato, ma conosci Batocera, mi ricordo. Sì, esatto, che adesso è fenomenale. Soprattutto sul cabinato. E il Viper si parte a bomba di Obecco e ci ha donato... Ragazzi, si è partito già una bestemmia, perché mi è cascata la roba che è un punto che non posso prendere. No, ci hai donato 2 euro Viper, grazie mille. È arrivata anche l'alert con la Federica che mi insegue. Grande Viper. Grande Viper. Che dona anche in trasferta. Sì, che ha Sì, che tra l'altro ho messo gli alert sopra il countdown, così se uno dona o scrive, insomma fa cose, appaiono. Tanto qua è apparso un boomer della Madonna. Chi è il boomer? Grandissimo Matteo Turchi. Il buon Matteo, salutiamo anche Matteo, salutiamo il buon Matteo, lo diciamo con molta amicizia, perché Matteo è una persona simpaticissima, tutte le volte che lo incontro è sempre gentile, fa sempre una foto con me, è sempre carinissimo. Allora, Pokeleon ci dice: io ho salvato una PS3 Super Slim. Aspetta, però magari facciamo finire il countdown fiero, prima di fare le diose tecniche. Sì. Infatti voi scrivete, dopo rispondiamo. No, comunque per fare sto trailer veramente ci ho goduto, perché sono geloso del risultato. È molto, molto bello, cioè veramente bello. Anche il font che hai usato
Ci Sì, sta, molto, veramente. molto. No, e poi anche la copertina, il banner del canale, ragazzi. Non so se l'avete visto quello. L'hai visto voi quello nuovo? Sì, l'ho visto. Me l'hai Ma mandato, Ma poi non se ti- mi chiedi il mio stile, capito? Per me è più Ah, facile. io sì. Cioè, il tuo stile, ovviamente però adattato un minimo a me perché siamo diversi. Sì. Però, cioè, alla fine... Con l'intro galattica, l'avete Sì. sentito? Vi siete eccitati in chat, eh? Pokeleon ci Molto, dice molto. è graficamente piacevole. È un po' poco piacevole, devi dire che è un capolavoro. Se no ti bagniamo. È mediocre. È mediocre. È stato educato. Scherziamo. Siamo simpatici stasera. Io comunque ho due Kratos che mi guardano male da 2 ore. Ah sì? Ho 2 schermi. Sì. Stavo vedendo. Intanto leggevo la chat qui, cosa che dicevano. Io ho salvato un Super Slim. Beh, buono. Allora, Super Slim. dai, 10 secondi e iniziamo, eh. State pronti? Che stasera dobbiamo veramente parlarne bene di questa console. Cerchiamo Sì. di fare del nostro meglio, dai. Ci proviamo. Io sono uno schiavo da gaming. Perché giocherò io stasera, ragazzi. Voi vedrete voice over e Demurgo Eccoci. parlare a raffia di sta roba. Io nel mentre ci provo, ma Eccoci sarà più che qua. altro. Ah già, Eccoci ma la devo qua. trasmettere. Madonna, ragazzi. Eccoci qua. Ora siamo noi tre. Ci vedete nella nostra... in real life per come In siamo. real life, no, nel mondo fisico. Nel mondo fisico. Nel mondo fisico virtuale, però. Non siamo più solo delle voci per voi ora. Beh, E- Ma posso già mettere il gioco? O... certo, metti pure il gioco. Come quarto membro, praticamente. Via. Adesso sì, come quarto membro arriva la Eh. PS3 con God of La War 3. PS3. Madonna, ragazzi. Cioè, La PS3. allora, Ma domanda, sì. come farà mai il dio del gaming a giocare alla PS3 pur non avendola e non avendo neanche il PC adatto a emularla? Questi qua sono i segreti del mestiere che non si possono dire. Ho praticamente overclockato la PS2. Esatto. Si sta fondendo. Ciao, Allora, ciao Zigo, ciao. È arrivato anche Zigo. grande Zigo. Comunque ci dovrebbe. Magari anche lui potrebbe entrare in voga. Perché lui se ne intende di PS3, parecchio. Visto ha fatto tutti i magheggi. Ah, se gli va. È un'idea, poi magari No, entra e no, ci insulta tutti. no, magari adesso facciamo il discorso perché non era prevista, però a me piacerebbe certo. a me piacerebbe sentire la sua. Se rimane lì più tardi verso la fine vuole entrare e aggiungere cose che non abbiamo già Mi passo detto. una pubblicità nella tua live. No, ma per me non c'è mica Incredibile. problema. Per me non c'è mica problema. Siamo tutti amici e veri soprattutto. Quindi Guarda in diretta. come? Demiurgo, mi sa che devi cliccare a te, guarda in diretta, vedi su Sì, Discord. sì, adesso Però non si vede. Ok. Ti Ok, spunta- ora ci Ti siamo. spunta grosso così, però. No, ok, adesso è devo giusto. mettere così. Ci siamo. Eh? Tutto giusto. Kratos è il quarto membro della crew, madonna. Sì. Ok, ci sono. Adesso riesco anche a vedere. Allora, cominciamo. Voice, vuoi cominciare? Vabbè, dai. Allora, praticamente in questa live vogliamo parlare della PlayStation 3. Oh, ho visto un artefatto. Hai visto? Un artefatto grafico. Ma fa anche peggio adesso. È Ho sparito. cambiato proprio. È sparito. È sparito tutto. E niente, devo ricambiare. Niente. Nel frattempo. Vabbè. Allora, sta a posto. parliamo. Io però non vedo ancora niente. La devi riavviare. No, devo. Sì, ok. devo... Allora, parliamo della È PlayStation strano 3. che non riappaia, quindi mi sa che ha fatto un casino. Va bene, adesso vediamo. Cerchiamo di risolvere, altrimenti rimarremo solo noi tre. I polli, dai, non c'è problema. Parliamo della PlayStation 3 a 360 gradi. Quindi facciamo una veloce guida all'acquisto. Quindi consigli per l'acquisto. Parleremo dei modelli, un pochino di storia, quando è uscita. Insomma, un po' quello che ci ricordiamo dell'epoca, di come ne parlavano, poi come è andate le cose. Facciamo un po' di raffronto passato-futuro. Poi parliamo un po' della manutenzione, riparazione, che qui sicuramente il nostro voice è bello fresco e ha esperienza, per quello, almeno quella che ha fatto lui, che comunque ne ha fatta. E poi parleremo un pochino dei giochi, se avanza tempo, e sicuramente delle modifiche software che ci sono state negli anni, la differenza particolare... Sì, ci proviamo, tra N e custom firmware,
io vi dico già però che sul mio canale qua, se voi guardate, 2 annetti fa avevo già fatto un video completo sul custom firmware, perché ho una Slim con custom firmware, faccio vedere tutto quello che si può fare e come modificarla, quindi poi magari metterò il link qua sotto in descrizione o come tab durante il video, però potete andare già a vedere quello che è bello completo e vi farà vedere meglio quell'aspetto lì. Quindi se il nostro Dual Gaming è lì che sta armeggiando per risolvere la situazione. Sì, sto cercando di sentire, ma non posso perché ho le cuffie corte. Ora No, mi ma assento 30 secondi. tranquillo. Iniziamo a parlare un po' di questa console. Allora, voi, te cosa ti ricordi quando, che sicuramente eri più grande di me, magari ti ricordi di più perché io avevo, cosa parliamo, del 2006 quando è uscita? Più o meno? Sì, più o meno sì. Forse un pelino prima, ma basta fare comunque una ricerca, non è che Ecco, sia... magari, sì, facciamo una ricerchina, però... E adesso cerco, giusto per essere un po' più precisi, dai. Sì, però secondo me era quello il periodo, perché adesso non abbiamo... 11 novembre 2006, dai. Esatto, anche in Giappone, sì. Sì. In Europa è arrivata nel 2007, comunque... Oh, sì, un anno dopo, più o meno. Sì, un Più o annetto meno. dopo e... E Allora, noi abbiamo visto queste. esatto, adesso voi... Adesso aspetta che ti metto a... Schermo ecco qua. Abbiamo Noi abbiamo vissuto queste qui. queste qua. Che, Questa qua è una donatrice, ovviamente, è una certo, Fat Lady. è solo la scocca, sì sì. Abbiamo vissuto queste e diciamo che la tua generazione, in teoria, ha vissuto questa. Sì, sicuramente più quella, perché è arrivata a quanti... Due annetti, 3 annetti dopo, più o meno, eh. Un po' da tutti. Ha vissuto questa qui. Sì, la Slim. Dal mio punto di vista sono delle grandi console insieme all'Xbox, nulla da togliere, non faccio guerre di generazione, non dico una è meglio dell'altra perché sarebbe da sciocchi. Sono Certo. due grandissime console, hanno sofferto tutte e due all'inizio, ovviamente, però rimango del fatto che la PlayStation 3, secondo me, se è curata e portata a modo, è una console che ancora al giorno d'oggi può regalare comunque dei bei momenti videoludici. Almeno io la Certo. penso così, eh. Certo, sono d'accordo. Intanto il nostro Dual Gaming penso sia riuscito a trasmettere God of War 3 della PlayStation 3. In Speriamo, teoria. dai. Speriamo Speriamo che regga. Siamo in regga. Così abbiamo anche come sottofondo uno dei migliori giochi per PlayStation 3, assolutamente. Madonna, ma poi dal punto di vista tecnico per questa console qui faccia le bue, ragazzi, eh. Mamma mia. Cioè, ora non lo conosco tantissimo questo gioco, però da come apre, io ho giocato quell'altri. Da come apre, ragazzi, infatti anche emularlo, io non ci sono mai riuscito. No, Andava qui a 10 fps. è pesissimo, poi penso pesa su 50 giga, pesa veramente tanto. Mm. Allora, Avete visto la rifatta comunque. sì, vabbè, questo è un piccolo problemino Ora, che risolveremo. ora infatti la spia del LED non c'è neanche. No, vabbè. Ora si coce. Vabbè. Comunque, stavamo dicendo... Faccio andare, ragazzi, eh. Volume del gioco, diteci se va bene, se vanno Sì. bene i nostri volumi, capito? Se no qui si fa... Dovrebbe andare una bene. bata. Dovrebbe andare bene. Io lo sento bene il volume del gioco, quindi penso che anche gli altri lo sentano bene. Ogni tanto ragazzi sparisce l'immagine, è un problema momentaneo che risolveremo più avanti. Ok. Faccio la difficoltà a Dio. Vai. Mi sembra... Ovviamente. Vabbè, non lo sentono l'audio del gioco, dico. Ma lo senti, si sente in realtà. Aspetta Io lo sento. Aspetta, ora dovrebbe... Perché forse è un po' basso. No, ma si sente. Allora, detto questo, ok, dicevamo, questa console, ovviamente dopo il successo della Nomea PlayStation 2, Chi è che fa eco? no, si sentiva l'audio, aspetta. No, ero io. Sì. Però sì, non si sente, mi sa, l'audio, eh. Vabbè, ma magari alza... No, il volume del gioco lo prende, che se l'abbasso. Va bene, porca miseria. Io Ora un po' special start. Io lo sento, ragazzi, io dico la verità. Te lo senti, Voice? No, ma non è che... Cioè, guardo l'immagine, ma non è che l'audio. Va Cioè, bene sento come giornale, via.
Sì, è solo Sì. sottofondo, ragazzi. Dicevo, dopo la PlayStation 2, ovviamente tutti si aspettavano la mega console della Madonna, perché dopo la PlayStation 2 cosa puoi fare? Cioè, al di là del fatto che aveva dei giochi un po' così, però un cioè, è stata una console più venuta di sempre, e invece purtroppo fin da subito ci sono stati tanti problemi, soprattutto nei primissimi modelli, benché siano i più rari e ricercati, e siano quelli che a livello hardware contengono proprio a livello proprio hardware una PlayStation 2 a tutti gli effetti, i primi modelli. Vogliamo dire qualche difetto dei primi modelli? Che voi se lo sa dire... Riscaldamento. Certo. Esatto. Come ha detto Liode Gaming, purtroppo Sony nell'atto di costruzione, di assemblaggio delle non prime, perché comunque si porta avanti fino alle Slim, ha fatto un errore di progettazione, ha continuato e soffrono praticamente di surriscaldamento, ma non è dovuto tanto alla console, ma è dovuto, adesso vi faccio vedere così capite meglio. Praticamente questa è una FET, è un po' più grande, in teoria qua ci doveva essere, i primi modelli FET avevano il chip della PlayStation 2, è stato tolto, quindi questa qua è una FET prima serie, dopo l'ondata, aveva il problema di questi due cosini qui, cioè praticamente Sony cosa faceva? Le metteva in mercato, queste funzionavano un tot, dopodiché LED giallo, Xbox aveva il LED rosso. Ma perché? Perché avevano questo LIS, ovvero questo piccolissimo pezzettino di alluminio incollato sui chip RAM, in questo caso qui, con una pasta termica qui, questo era incollato qua, tu avevi la pasta termica qua sopra. Quando la pasta termica qua sotto andava a finire nell'arco di 5-6 anni, quello che è, questa scaldava un botto e andava a staccare praticamente la GPU o la CPU. Queste si staccavano letteralmente proprio, cioè perdevano Certo. sotto, hanno dei piccoli pallini, scaldando si staccavano, LED giallo non funzionava più, da lì viene il reballing e quant'altro. Quindi adesso come adesso far manutenzione su console del genere si può fare, assolutamente consigliata, ma c'è un po' di lavoro da fare dietro, tutto qui. Però rimangono comunque delle ottime console. In questo caso qua, questa è una FET revisione 3, perché ha già i condensatori nuovi, non ha quelli vecchi, quelli grandi, quello molto semplice, è fatta meglio, non è imbarcata, perché tante le vedi che sono imbarcate e quant'altro, però ci vuole manutenzione per queste due cosine qui. Questa qua è stata mezza delittata, ovvero tolto l'IS, è stata provata a fare una riparazione ma non ha funzionato. Questa qua sarà la donatrice di quella che ho, e niente, purtroppo le Play 3 fino alla Slim 2004B bisogna fare questo lavoretto qua, Ecco, e tra poco andrò. la 2004B è proprio quella che ho io, perché dopo la Play 3 fatte, quella retrocompatibile a livello hardware, hanno fatto una PlayStation 3 fatte, che è retrocompatibile però a livello software, nel senso che emula alcune parti del chip PS2. Esatto. E poi dopo è arrivata, ci sono state due versioni della Slim, diciamo. Sì. C'è stato le prime versioni, che appunto fino al 2004 se non erro, che sono quelle che reggono appunto il custom firmware, che hanno un range di temperature ancora non come la fatte, più basso, però più alto di quelle dopo, perché poi dalla 3004 in poi le temperature si abbassano ancora di più, perché hanno fatto delle modifiche, delle migliorie. Però ovviamente non è possibile mettere un custom firmware. Almeno questo è quello che io No, sapevo. semplicemente Sony cosa ha fatto? Ha mantenuto il modello di costruzione, di sviluppo uguale, ma non ha più usato la pasta termica, ma ha semplicemente saldato, diciamo, Esatto. l'IS alla GPU e alla CPU, così, tra virgolette, ha risolto il problema. Tant'è vero che le 3004 e poi le Slim e le Super Slim sono le più affidabili, ma non si può mettere un custom firmware perché nascono con un firmware dal 355 in su. Invece i modelli fatti, i modelli 2004 in giù, bisogna per forza, cioè devi farlo per forza, devi fare il delete, cioè quello che presenta questa piastra madre qua, cioè
il distacco dell'IS dalla GPU fisica e dal cell. Qua tu fai Certo. questo lavoro qui, metti la pasta termica qua sopra, rimetti di nuovo l'IS, metti la pasta termica qua e la console dopo è bella e fresca. Diciamo che le FAT devono raggiungere più o meno, visto dando semplicemente un indice, non è detto che sia preciso, ma se stai nel menu almeno sui 30-35, in gioco prendiamo un Metal Gear, un Phantom Pain 5, diciamo che dovrebbe raggiungere intorno ai 70. Se sei sugli 80 c'è qualcosa che non va. Stesso discorso vale con le Slim, tutto lì. La problematica qual è? Che fare il lavoro di questo è molto facile, perché tu qua, in questo momento non posso zoomare, purtroppo mi dispiace, c'hai un foro d'entrata, quindi metti un pezzettino di cartoncino qua, è brutto da dire, però è così, un cacciavite piatto molto fino, caldi col phon, deve essere caldo ma non bollente al tatto, dai un colpo e viene via. Il mastice, come vedete, è sui chip RAM, non è così pericoloso. Pulite l'IS e avete fatto la prima parte. Questa invece è la parte più rognosa, come dico io, il cell. Il cell purtroppo non è popolato all'interno, a differenza di qui. Adesso io non so se metto vicinissimo, riuscite a vedere, ma qua è popolato, ci sono dei piccoli integrati, qui anche, c'è solo se sbagli porti via, butti via tutto. Qua non c'è, però hai tutto il mastice qua intorno. Tu devi tagliare tutta questa parte qua, ma il problema qual è? Che qua è popolato. E adesso in video vi sembrerà facile, ma lo spessore tra il mastice e, tra virgolette, la CPU vera e propria è di 0,08 mm. Quindi Certo. tu dovresti riuscire a entrare in questo angolo, in questo o in questo. Qua non puoi, perché se entri qua rischi di fare una rottura. Certo. Ci sono molti video tutorial online dove fanno vedere che usano le cose più disparate, tra lamette, taglierini. Io quello che consiglio personalmente, quello che ho provato dalla mia esperienza, e ne ho fatte fuori 2, non me ne vergogno a dire, per forza di provare, ma l'esperienza. non è che sono infallibile, ma erano mie, non erano per conto terzi, mie personali, le ho bruciate, GGVP, e prendere un filo da taglio, l'ho trovato su Amazon circa 4-5 euro, fatto apposta, 0,08, voi entrate, scaldate un po', tagliate, tirate via, diciamo, la copertura del cell, cambiate la termica e siete a posto, rimontate tutto, Certo. non mettete metallo liquido, non mettete altre, tra virgolette, cavolate, che non mettete una pasta termica buona, un MX, una Grizzly, quello che volete, richiudete il tutto. La Thermal Grizzly, madonna, quella per i computer. Sì. Io personalmente uso la Grizzly, costa un po', però effettivamente rende buonissima. abbastanza. Almeno su questa tipologia qua di console rende veramente tanto. È un lavoro che consiglio? No. È un lavoro che va fatto? Sì. Dipende tu che tipo sei, cioè Certo. se vuoi avere una FAT, vuoi avere una Slim, vuoi avere la modifica totale, vuoi avere il controllo della macchina e vuoi avere una PlayStation perfetta, purtroppo questo lavoro qua è da fare. È difficile? No, però devi avere tanta calma. Non puoi andare lì e dire vabbè, mi manca il filo, sforzo un po'. No, quando tu graffi un chip RAM così, graffi la CPU, questa qua la butti, cioè la prendi e la butti, hai buttato una console. Quindi fatelo, ma con giudizio, veramente state lì magari un'ora, ma fate le cose bene con calma, altrimenti è un peccato, perché buttate una console. Certo, Zigo infatti ci ricorda che la Grizzly è la migliore in assoluto ed è consigliata lui stesso al dio del gaming. È vero, ed è vero. Ed è vero. Allora, intanto noi stiamo mostrando anche il gioco a schermo intero, non so se lo vedete, si vede bene. Avete visto la complessità dell'acqua, ragazzi, del cavallo di Poseidone? Cioè, allucinante, eh? Per i tempi era allucinante. Assolutamente, no, ma infatti la PlayStation 3... Allora, purtroppo come console rispetto alla 360 come linea generale non è tanto ottimizzata per quanto riguarda FPS e cose del genere, però a livello di grafica è allucinante. Normalmente anche
anche i giochi tra quelli PS3 e 360, se il gioco gira su entrambe le macchine, su 360 rende meglio. Però i titoli nativi PS3, tipo God of War 3, ma anche altri, come mi viene? L'antenato di... me lo dimentico sempre. Di Dark Souls, Demon Souls. Demon diciamo. Souls, ecco. Esclusiva della PS3. Capolavoro che quello. Ce ne Sì, sono secondo me sono due macchine che comunque si compensano, cioè se uno Certo. diciamo se le può permettere, c'ha un Xbox con l'RGH e ce l'ha lì e c'ha una PlayStation 3, c'ha un bel po' da giocare. C'è da dire che l'Xbox, dopo i primi modelli che avevano il famoso problema del LED rosso, è stata una Sì. console molto più stabile rispetto, cioè una PlayStation 3 di adesso, se tu la vai a comprare, che sia una FAT o le prime Slim, Sì. questa cosa qua che ho spiegato va per forza fatta, cioè la devi per forza fare, anche perché è vero che tu magari la puoi aprire e dal tuo tecnico di fiducia ti fai cambiare la pasta termica, sembra che sia tutto bello, ma non è così, perché come li carichi un gioco pesante, la ventola No, ti inizia. no, sicuramente Allora, non è per dire come la PS4 che invece questi problemi non li ha. esatto, non ce li ha. Qua siamo sulla PlayStation 3, purtroppo è così, è da tanti anni fuori, è durata fino adesso, ma da adesso ci vuole un attimino di accortezza quando tu la prendi. Io ho sempre, tra virgolette, consigliato, dove vivo io ovviamente, che mi chiedono, dicono, la vuoi usare ogni giorno? Non sei un, tra virgolette, un ragazzo, una persona che ci vuole stare dietro, prenditi una super slim, ti fai l'en, te la metti lì, bella pulita, sei a posto. Fine. Allora, sì. Vai. No, infatti è qui la questione. Ma non è che poi alzate il volume da disco del gioco, magari. Io ce l'ho tutto al massimo. Sì, guarda. me ne sono accorto dopo, infatti l'avevo alzato, però adesso lo sistemo ancora un attimo, Vedi la chat se si sente il gioco. Che non sia troppo. È sparito. Lo alzo così. Ecco, adesso così si sente. Adesso si sente. Ok, adesso va bene, adesso si sentirà sicuramente. Ok. Allora, Vai a posto. dicevamo, no, appunto, dipende un po' come siete, ognuno... Allora, intanto dicono che Dragon's Crown su PS3 è molto bella. E appunto, Pistol Pete dice: io sono un possessore di una FAT retrocompatibile modificata con custom firmware e aggiunta di SSD. Ecco, vedi? Tu Allora sei... si manda l'FBI. tu sei un utente, diciamo pro, cioè un utente che vuole avere, che gli piace smanettare. E vuole anche il meglio. Tu ti sei preso una PS3 FAT, l'hai sicuramente, gli hai fatto manutenzione, pasta termica e quant'altro, l'hai modificata con custom film e ci hai messo anche l'SSD, quindi praticamente l'hai curata, l'hai migliorata da ogni punto di vista e ci fai quello che vuoi. Però ecco, ma una domanda, no? Ma l'SSD messo su PS3 o su Xbox 360, insomma, migliora anche le prestazioni o solo un discorso di caricamento, di velocità delle mappe, insomma, di queste cose Allora, qui? tu devi considerare che comunque queste console qua all'epoca, quando sono nate, non sono nate e concepite per un SSD e quant'altro, quindi sfruttano la loro banda massima. Cioè, se il tuo SSD, per esempio, non so, va a 10 giga per secondo, adesso per favore sto semplificando, certo, se Sì, va a sì. 10 giga per secondo, però nativamente la PlayStation 3 ne legge 5, tu lo sfrutterai tutti e 5, il resto lo perdi. ecco, Tutto infatti, Sì, è infatti come... anche Zigo lo sta dicendo, solo migliorie di lettura e preload di shader infatti. non hanno la generazione per leggere in lettura-scrittura, è vero? È Sì. come l'hard disk no, l'hard disk, oddio come si chiamava, IDE sulla prima Xbox, che alla fine Sì. anche se ci metti il SATA o l'SSD non cambia niente più o meno. Esatto. No, semplicemente non fai lavorare una parte meccanica, quindi scalda un po' di meno e i Scalda tempi di meno. caricamento sono leggermente ridotti. Sì, Sicuramente aiuta in preload, appunto. E come avete detto voi, alla fine anche metterci un SSD su una prima Xbox serve soltanto a non avere usura meccanica, non è che serve ad altro, cioè voglio dire. riesci a sfruttare, diciamo, tutta la banda in lettura e scrittura che quella console è stata, diciamo, concepita per fare quel determinato lavoro lì. Quindi se con un per esempio prendiamo, non so, PlayStation 3 e cosa so io, Gran Turismo, risparmi quei 5-10 secondi, tra virgolette, però Vedo il Dio del Gaming che ride, ha visto qualcosa che gli fa ridere?
No, Cioè io perché che- volevo dire una cosa, ma non so se potevo dirla. Ma no, dilla, guarda, è una dilla, dai, cosa- dilla. Per gli amici Dai. con autismo. Eh? Per gli amici grande autismo. Vabbè, andiamo Ah, beh, avanti. sì, 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 andiamo avanti. Ok, Gran Turismo, Gran Turismo, ci sta, ci sta, ci Sì, sta. ci sta, ci Quello sta, lo ci sta. giocano in tanti, mi sa, eh. Ci Il sta, ci grande sta. autismo. Sì. Ci sta. No, Ma sono diciamo molto che contento che questa live, che questo argomento sta piacendo a molti perché siamo in 12 ragazzi e c'è la chat che comunque la vedo bella attiva. Non so se la vedi voi, se la chat la riesci a vedere, sì, no? sì, la vedo Il problema è troppo. che, cioè, almeno ai tempi, ora vabbè che sono uscite quelle 9, ma era veramente la console dei nabacci, ragazzi, eh. Infatti tantissime PlayStation 2, PlayStation 3, le PSP sono tenute, forse le Uh, console tenute peggio, se proprio le cerca usate. No, E no, è questo vero, è vero. sì, anche giochi che ci sono, eh. perché chi prende Xbox comunque ha un po' più cura di solito. Cioè, non so come mai, ma Mm. non è solo me che voglio dire. Però è molto più mainstream PlayStation, quindi anche la persona proprio che se ne intende poco o nulla tende ad andare su PlayStation, di Ma più solito. che altro sono console del popolo, perché Esatto. PlayStation 2 e PlayStation 3 sono quelle che sono state più vendute in assoluto e quelle che trovi anche più massacrate, come giustamente diceva il dio del gaming, le trovi veramente distrutte. Tant'è vero che su Discord, se entrate, ci sono le foto nel canale di questa FAT che io ho salvato, era in condizioni praticamente pessime. Sì, Sì. sì, Cioè, io ragazzi, per se, operazione- se magari qualcuno qua ci sta guardando, se non l'avete ancora già fatto, ricordatevi poi di entrare anche nel server Discord, trovate il link sul canale, ma anche qua sotto, così poi se avete domande, cose, potete chiedere tranquillamente lì, eh. Sì, E... assolutamente. Poi E poi dicevo, stavo finendo il discorso, quindi c'è chi conosce bene la macchina, vuole avere il meglio e va con la FAT o la Slim migliorate con SSD e quant'altro, ci ha fatto il cambio della pasta termica e quant'altro. C'è chi invece, l'utente che non vuole sbattimenti, vuole la vita semplificata e non gliene frega molto di più insomma, di smanettare più che tanto. Allora in quel caso, come ha detto Voice, sicuramente una Slim oltre la 3000 oppure una Super Slim con l'N è la soluzione migliore. Voi la mettete lì, non vi preoccupate di fare pasta termica, siete tranquilli. anche perché comunque i tagli delle Super Slim li fanno quasi tutti da 500 giga, se non mi sbaglio, invece i tagli di, tra virgolette, quelli modificabili sono da 160 e 320, anzi, trovare una Super Slim 2004 con Sì. un taglio da 320 modificabile è già rara la cosa. Sì, infatti me l'ha perché- appena chiesto Pistol Pizz, su quale posseggo. Infatti possiedo la Slim 2004, il modello da 250 GB. Ecco, che era il modello classico, quello lì. Poi è venuta quella da 320 che è già un po' più raro. Ecco, E poi sono partite. io poi prima avevo la 320, però la 3000 da 320, non... Esatto. E lì ci avevo fatto l'N. E stavo dicendo... Ecco, andiamo avanti. Vabbè. No, stavo dicendo, detto questo, abbiamo fatto un po' abbiamo analizzato un po' i modelli perché, vabbè, secondo me la Slim è la migliore se volete un compromesso. La Slim dei modelli modificabili con custom firmware, perché è ancora qualche pro della FAT, però sa le migliorie successive. È, diciamo, una via di mezzo, è un po' un compromesso tra la comodità e i vantaggi. Però sulle quelle Slim lì comunque dopo un po' di anni dovete comunque cambiarci la pasta termica e farci dei lavoretti. Io adesso ci devo mettere ci devo mettere l'SSD, ce lo metto perché l'hard disk non vorrei che si danneggiasse, ecco, ma non perché ho chissà che migliorie. Poi un'altra piccola un'altra piccola chicca che, tra virgolette, tutte le PlayStation 3 FAT non hanno è il controllo della presa HDMI. Cioè, cosa succede? Che quando tu hai una Slim e imposti l'uscita che sia rilevata dal tuo televisore, quindi tu puoi accendere e spegnere, sulla FAT non funziona, perché questa tecnologia qua non è implementata, è implementata solo dalle... È odiosa La sì. FAT è impegnativa, mi rendo conto che è impegnativa, però i primi modelli, subito dopo al modello 20 giga, 40 giga giapponesi, quelli dopo venuti, per esempio la mia in questo caso qui,
veniva già integrata l'emulazione software dei dischi PlayStation 2, ovvero non aveva come questa qui, in questo caso, il chip qui, però se gli mettevi un disco PlayStation 2 automaticamente aveva già il software integrato che poi è venuto dopo per far girare i giochi. E sta cosa qua Assolutamente. la provate online. Non c'era una piena compatibilità, giravano veramente... No, poi sì, allora Oh, diciamo che l'emulazione PS2 sulle 3 che non hanno la parte hardware presente funziona. Ovviamente se avete il custom firmware ha delle migliorie rispetto all'origine di come erano sullo store, però non aspettatevi chissà che cosa. Parecchi titoli della PS2 su PS3 Slim modificata non girano con custom firmware, non girano perfettamente. Una buona parte Gente, sì. appena ci avete un secondo, datemi parola. Cosa è successo? No, è già 3 volte che testavo questo punto. Appena c'entro dentro, mi si è sempre glitchato e siamo su gioco originale e su console originale, ragazzi. E l'ultimo firmware ufficiale, scaricato prima. E come mai? Vai. Vediamo se succede, eh. Perché io Vediamo. ho detto Vediamo. sarà così il gioco, ma mi sembra stranissimo. Vediamo un po'. No, Vediamo un no. po'. Qualcosa Ma- c'è, ragazzi. qualcosa Vedete, ci c'è. sono questi quadratoni neri. Sì, li vedo, Non li ci vedo. è devono vero, essere. guarda, ma sta glitchando. Ma guarda, e poi la texture qua. Oddio, è sparito. Aspetta, ora è sparito. No, sta mancando pezzi proprio. Cosa stai glitchato? E il gioco è morto. È il Vedi, dio sono glitchate le texture, No, guardate. non c'è niente da fare. È il dio dei glitch. Non devi... Era vero. Era davvero vero. Però veramente, la prima volta che sono entrato era tutto così. Ma il disco poi non è rigato, ragazzi. Cioè, perché fa così? Ah. Si vede, cioè, tipo... Si vede, si vede. Si È vede. glitchato. Si vede. Madonna. Va bene. Guarda, allora- guarda, qui si vede tantissimo il muro Mam- di Missigno. Mamma mia, come si vede. Ma Guarda, che guarda le schifo. texture. Ma poi fa Guarda ridere. le texture. Ma poi fa ridere perché siamo su console originale, cioè è una delle prime volte, ragazzi. Di solito si gioca tutto bello, no? Peach. Come Veramente piace. strano. Poi... È Tanto veramente... bello. Come Sarà piace? sul glitch. Sì, ma anche i colori non è che siano proprio... sono un po' sfasati. Allora, volevo aggiungere un'ultima cosa sulle cose hardware. Allora, c'è da dire, ragazzi, voi sapete che il Demiurgo è esperto e appassionato dei collegamenti video, dei setup da gaming. La console più rognosa in assoluto da mettere in un setup, se volete streamare o fare video, è sicuramente la PlayStation 3. Perché la PlayStation 3 ha Madonna. la protezione sull'HDMI. DHCP, com'è che si chiama? Sì, ce l'ha Madonna. a livello, ce l'ha non a livello software, ce l'ha a livello hardware. hardware, a livello hardware, tutti i modelli, non si può disabilitare. Quindi Già, se allora vuoi- mi sa che non me la chiappa, però. quello No, sicuro. non te la chiappa, dopo ti spiegherò io come, ti spiegherò io come. Palle. Però la FET non ce l'ha questa cosa qui, che è quello No, che dicevo prima. è vero, la FET non ce l'ha, è vero, sì. È vero. Però Comunque le altre sono quelle dopo, via. no, le prime non ce l'hanno. Comunque, volevo rispondere... Aspetta, o meglio, ragazzi, scusatemi, concludo il discorso. Se voi volete catturarla facilmente senza problemi, dovete utilizzare il cavo component, perché se voi collegate la PS3 col component, non avete problemi anche a catturare il gioco, l'immagine. Perché sul segnale digitale. Ecco, è sul segnale digitale, perché all'epoca c'era la connessione HDMI da poco, non si voleva per copyright, insomma. Bisogna impedirlo. E l'unica maniera, vabbè, l'avevo già detto nel mio video, ragazzi. Che volevano che simulasse? No, l'unica maniera, appunto, vabbè, o l'emulazione, ma Eh. se volete usare hardware originale dovete usare degli HDMI splitter, cioè degli aggeggi che splittano il segnale HDMI in due, cioè da un HDMI ne ottenete due segnali. In quella maniera lì, alcuni, non tutti, alcuni modelli rompono la protezione sull'HDMI e riuscite a catturare la vostra PlayStation 3 anche tramite uscita digitale. Ok. Almeno la 4 ce l'ha disattivabile, no? Sì, la 4 ce l'ha disattivabile. Con un aggiornamento firmware l'ha disattivato, sì. Poteva essere. Allora, mi chiede, l'ultima cosa, andiamo avanti. Demiurgo, penserai mai di recuperare una FAT retrocompatibile? Mi piacerebbe tanto, ma costa una follia. Auguro trovarla una FAT retrocompatibile. A livello di collezione sarebbe bello. Però, cosa me ne faccio in realtà? Perché io sulla 3, ragazzi, sono sincero, io gioco soltanto la 3. Non gioco la 1 o la 2.
Perché io c'ho già la 1 e la 2 originali e c'ho già anche le schede SD, l'hard disk, cioè non me ne frega niente, capito? È per quello che alla fine io la Play 3 mi piace molto la FAT per l'estetica, Sì, però è l'estetica. perché la più bella è la FAT, c'è niente da fare. Io per Tutta convenienza cicciona. soltanto 150 euro non è male, cioè è un buon prezzo per una retrocompatibile, perché costano molto di più. Adesso costano tanto. A trovarla a quel prezzo lì, indipendentemente dalle condizioni, che sia funzionante, No, assolutamente sì. se è funzionante è un affare, se non è funzionante dipende se ci hai mettere le mani. Comunque anch'io la penso come il Demiurgo, anch'io ho la mia FAT qui funzionante, sto giocando solo e esclusivamente al giochi PlayStation 3, anche perché volendo giocare ad altro, comunque la Slim non mi manca, ce l'ho qua a portata di mano, Esatto. quindi anche perché la compatibilità è quella che è vero che adesso con il custom firmware, con i vari programmi e tutto hanno ampliato la compatibilità e tutto quanto, però non è la stessa cosa, cioè ti accorgi Dai. che non è quello, secondo me non ha molto senso, al massimo gioca agli emulatori, ecco, quelli che funzionano, glieli installi e ci Sì. giochi. Sì, c'è RetroArch In che più, gira bene. Sì, quello sì. sì, esatto, in più volevo dire c'è Pete? Pistol Pet, non so, esatto, lui dice che normalmente pulisce la console ogni 5-6 mesi indipendentemente dagli utilizzi. Beh, questo è sicuramente un buonissimo approccio e tutto quanto. Ti conviene anche guardare comunque l'usura, l'utilizzo, lo so, sono ripetitivo, quello che vuoi, della pasta termica, perché comunque questa qua va a seccarsi, una volta che Certo. si secca non ha più la sua funzione e quant'altro. Purtroppo queste console qua soffrono, cioè sono proprio critiche su questo lato qui. E quella è la manutenzione che dico io. È brutto da Sì. dire, però la Dicia- compri, prendi i cambi, vedi che non fa più rumore, dici ah va risolto, non fa più rumore. Ci spari dentro un The Last of Us, un Metal Gear, un Uncharted Eh, 3, minuti, vedi che la ventola inizia a fischiarti, dici ma come, perché? Per questo problema qua. no, Tu no, magari ma... dici, vabbè, chi se ne frega, fra 2 o 3 mesi l'accendi, LED giallo, finita la storia, la prendi e la butti. Anche perché comunque questa è rotta e mi è stato chiesto, vabbè, ma perché non la salvi? Perché non ha valore, cioè fare un reballing qui mi chiedono comunque, io non ho il macchinario purtroppo e non ho anche intenzione di comprarlo, però portarla a fare o spedirla mi costa la spedizione più il lavoro, che siamo dai 60-70 euro se una persona onesta. Per cosa? Una console che è una FAT usata costa al massimo 100 euro? No, no, Capite che ma infatti... Ma infatti... Comunque adesso tutte queste nozioni, adesso va il dio del met... sbaglio... Allora, adesso... Oh. eh. Fate l'allarme. Anche Zico si sbagliava, eh. Ti continua a chiamare DDM. È difficile adesso abituarsi, eh. È difficile, ma ce la faremo, ce la faremo. Dacci un attimo di tempo, ci abitueremo. Dicevo, il dio del game, lo vedete con la corona, ve lo faccio vedere. Guardatelo qua. Con la sua corona fierissima. Con la corona da gaming, madonna. Che non avrete mai. E un giorno ce l'avrò d'oro. Esatto. No, ci E lì sta. saranno cazzi, eh. Adesso facciamo un nuovo contest, dovete indovinare tutti i controller che ha in testa. Dai. Tanto non li indovinerete mai perché sono console assai rare e oscure. Sì, sì. Esatto. Ma poi funzionano tutti. Infatti, se ci lasciavo i cavi, potevo giocarci da così. Era molto meglio. Però mi è Esatto. venuto in mente dopo. Ormai sono sacrificati. No, non è il Master System. Vabbè. No, vabbè, ma il Master System ha un controller che è come quello del NES, è nero. Va bene. Comunque, dicevo, tutte queste E poi nozioni... quadrato. E questo è un po' tondeggiante. Sì, stavo dicendo... comunque tutte queste nozioni anche del gaming quando gli arriverà la PlayStation 3 potrà apprezzarle e giocare alla macchina, Che la sua è qua. eccola lì, Eccola qua. facciamola vedere, la Slim, eccola qua, La cavia. la cavia. E comunque questa qui con sigillo intatto, come si vede. mai Non è aperta, stata- mai aperta, mai aperta. Ecco, ora mi Ecco. raccomando che mi sparisca il segnale così sbaglio Quick Time Event, eh? No, vabbè. Proprio- Come l'altra volta.
Speriamo di No, no, beh. speriamo di no. Ho Comunque, sbagliato. abbiamo parlato, abbiamo fatto un recap veloce, siamo già a 45 minuti, ragazzi. Abbiamo fatto un bel Sì, recap. abbiamo... Sì, un recap dei modelli e sulla manutenzione direi che più o meno abbiamo detto tutto. Io ho visto soltanto, se so, che un altro problema che può avere sono i condensatori, come si chiamano Bravo, quelli? TOC, bravo, come si chiamano? dell'alimentazione. Sì, quelli di alimentazione che sono... che quelli lì sicuramente possono dare dei problemi, andrebbero cambiati quando danno dei problemi. Guardate, io ho un alimentatore di quello che stai parlando tu, ce l'ho qua, adesso lo prendo, Prendilo, switch una... prendilo. Perché io sapevo, c'è un altro problema di queste console, sono anche quelle, sono tutte nelle FAT, di questi condensatori del comparto alimentazione. Allora, diciamo che la Sony, da quello che mi risulta, da quello che ho aggiustato io nel corso del tempo, ne ho visti due. Mm. C'è l'alimentatore vecchio che è questo. Aspetta che Questo è un ingrandisco, ok? alimentatore, Eccolo qua. questo è un alimentatore primo modello. E poi c'è l'alimentatore secondo modello che è in plastica nera e c'è la scritta PS3 che viene montato su alcune FAT e su tutte le Slim. Questi Sì. qua hanno un problema, adesso io questo purtroppo non l'ho aperto, ha problema, vediamo se riusciamo a inquadrare, di questi due condensatori qui. Ok, sì, 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 sì. Questi due qua, quando praticamente non hanno più la loro funzione, perdono la loro capacità, viene il LED giallo che molti confondono appunto con il distaccamento della GPU della FET. Comunque, se avete questo genere di alimentatore qui, non quello nuovo, ma questo qua, è meglio dargli un'occhiatina. Questo comunque funziona. Poi, ok, poi ho avuto anche il piacere io di, quando sono andato una delle ultime volte al raduno dei seguaci, che con Zigo, che è qua in chat, Zigomatica Arc, abbiamo la mattina stessa smontato la Play 3 che gli ho portato, una FAT, e appunto dopo l'abbiamo tutta smontata, pulita, cambio pasta termica, e anche abbiamo guardato anche il condensatore lì, quindi sì, sì, posso dire che per esperienza è così. Però ci siamo dimenticati. Ah, ecco, Voice. Hai detto, no, di quel filo che serve, di quel kit, ne hai parlato, vero? Il filo, l'ho detto, lo trovate su Amazon, il migliore è quello da 0,08 mm, se riuscite costa 4 euro, Certo. è un filo con, vi danno anche, tra virgolette, è fatto apposta per tagliare, è un filo da taglio, però quel filo da taglio lì, cosa succede? Che voi riuscite a entrare qui e a non far danno con la lametta, se voi mi andate a grattare la superficie, quindi Sì. questa la prendete, la buttate. Tanti youtuber cosa hanno fatto? Ovviamente gli italiani io non li ho visti, però poi magari ce ne sono. Le prime volte cosa facevano con la lametta? Andavano a grattare, volevano a tutti i costi pulire i CITRAM qui, andavano a grattare il mastice, grattavano questo, l'accendevano, pap, le giallo, errore, prendere e buttare. Quindi fate il lavoro, tirate via, una bella pulita con alcol isopropilico, cambiate la pasta, rimettete l'IS, montate la console e basta. Non andate a andarli a grattare, a grattare, non serve, perché questo qui, che riesco a far vedere in cam, vediamo un po', vedete, è già fatto per andare a toccare, vedete? Sì. Sì, Non è sì. completamente piatto. Sì. Dalla tua zona, quindi questa cosa qui era solo occupata gli angoli dal mastice, come si vede. Esatto. E non serve che andate a diventare matti a grattare, fate quel lavoro lì, cambiate e vedrete che poi Sì. non avete Poi, problemi. poi come, È la come verità. ricorda Zigo, bisogna usare l'alcol isopropilico col cotone, assolutamente. Sì, cotone, quello che insomma volete, l'importante, perché purtroppo queste qua adesso in video non si vede, ma qua è Aspetta, tutto Oh. popolato, cioè qua comunque, anche quando vado a maneggiare con la mano, adesso io proverò a farvi vedere, vedete quanto piccoli sono? Mm. È tutta popolata, anche Sì. qua vicino. Qua è tutta popolata. Voi state un attimo con la mano a ver la foga, andare a grattare via. Poi questa qua la prendete, la buttate. Un minimo
di testa. Magari se non siete sicuri, smontatela, mettetevi una bella luce sopra che ve la illumini, controllate bene, cercate i punti d'entrata, guardatevi un video, prendetevene uno 10 volte, 20 volte, fate le cose con calma, perché veramente basta un graffio e non è, sì. oh, l'ho graffiata, funziona, no, prendi e butti via, perché no. dal video non si vede, ma voi non avete la più pallida idea delle micropiste che ci sono qua intorno. Io adesso ci provo. Sì, ma si vedono, ci vedono un pochino. Cioè, è veramente piena la scheda, non è che vedete i condensatori, i chip RAM qua belli grossi, dite, ah vabbè, qua è vuoto. No, qua non è vuoto, assolutamente no. No. Qua è tutto state attenti. Cosa stai facendo, direi Gamer, che questo qua? Aspetta il momento giusto. Che vi faccio una domanda. A chi fareste questa fatality, ragazzi? Mettete a schermo intero, per favore. Sì, è già schermo intero. Vediamo. A chi fareste sta fatality? Una persona o lui o voi? O lei? Non si sa. Mamma mia. Potrebbe essere anche... Non è neanche iniziato. Ah, non è neanche iniziata? Vado di Mirko, ti faccio bannare. È colpa... è colpa della PS3. Mamma mia, ragazzi. Madonna. Sì, questo God of War l'hanno reso proprio mega splatter. Io mi ricordavo alcune battaglie, ma questa non me la ricordavo. Che stai massacrando Poseidone, no? Poseidone, sì. Mamma mia. Poseidone e Nabone. No, ragazzi, guardate però che capolavori di... La fatality si fa Marco Masa. Oddio. Eh sì, la PlayStation 3 ha avuto veramente dei grandi titoli, anche l'inizio soprattutto, ma dei grandi titoli. Sì. L'ha detto anche il Viper, hai visto? Allora siamo in due a pensarlo. Sì. L'ha scritto anche lui. Sì. Allora, mentre stanno ancora cercando di indovinare i controller che c'è sulla testa... noi qua abbiamo lanciato questa che tanto non li indovinerete mai. Sono troppo particolari. Le seguaci possono toccare le manovelle, cioè i tastini possono toccarli, con gli altri no. Esatto. Vuoi dire qualcosa sulla PlayStation 3? Magari dei giochi esclusiva. Non ce ne sono tanti, ecco, però quelli ci sono. Allora, abbiamo parlato della manutenzione, delle consigli per acquisto. Parliamo un po' dei giochi, dai. Qualcosa che ti ricordi? Vabbè, a parte God of War 3, che appunto leva di brutto già il 2 e il primo, che già quelli erano spettacolari. Peccato che è uscito solo qui. Io sono sempre dell'idea che le esclusive... Cioè, è una cosa mia personale, non mi piacciono le esclusive. No, ok, giusto. Non mi piacciono, cioè... Io sono dell'idea che qualsiasi gioco dovrebbe uscire su qualsiasi tipo di piattaforma, di quella generazione lì. Condivido. Almeno si diffonde di più e sì. ne comprano anche più persone, cioè non c'è bisogno di fare le guerre tra le persone, cioè... No, sono d'accordo. Sì, è un po' un modo... Sì, un po' di fare competizione tra i brand, certo. Però all'epoca era così, era PlayStation 3, Xbox 360 e se la menavano... Era grossa, mamma mia. Era sì. proprio... Era grossissima. Ora forse un po' meno perché c'è anche il PC che domina, però... Sì, comunque le esclusive su PlayStation 3 sono... E Demon's Souls, che anche quello è stato il primo Souls di tutti, praticamente. Bellissimo, bellissimo. Che poi anche quello ci hanno fatto il porting su... C'è Uncharted, certo. Sì. Poi... Gran Turismo, Uncharted, The Last of Us... Allora, comunque le esclusive PS3 sono abbastanza, non è che siano chissà che cosa, però un po' sono. Resistance, Fall of Man... Infamous Second Son, Resistance. Ce n'è. Sì, poi il Ratchet Clank, ce n'è alcuni esclusivi. E poi l'ultima cosa che hanno fatto, che io l'ho scaricata da poco, bellissima, c'è l'HD Collection che è stupenda, cioè te li giochi tutti fino ad arrivare. No, infatti c'ha delle collection guns, c'è anche quella di Ico e Shadow of the Colossus, Assolutamente, quella è bellissima. Quella è bellissima. Sì, quella è veramente bella, fatta molto bene. E stavo guardando la PlayStation 3. Beh, poi ragazzi, un titolo della PlayStation 3 che è un'esclusiva che magari in pochi conoscono, ma scommetto che se vi dico il nome vi viene in mente. È Puppeteer. La conoscete? No. Puppeteer è tipo
come si chiama quello per PSP e Little PS3? Big Planet. È tipo quello, però è ancora più figo. Puppeteer. È soltanto per Ah. PlayStation 3. Dove sei sto pupazzo, sto burattino. È bellissimo. Quello lì, veramente, è un platform. Guarda, adesso sono qua, adesso lo cerco. Scritto Puppeteer. Sì, sì. Puppeteer, sì. Sì, sì, è bellissimo. Ed è un'esclusiva PS3, quella lì. Molto bella. Ve lo consiglio. Eccolo qua, l'ho trovato. È molto carino quello lì. Poi vabbè, c'è il classico Metal Gear Solid 4, per quello bisogna dirlo. Vabbè, su Metal Gear c'è l'HD Collection anche, Ah, ce li hai sì. tutti. Sì, sì. Quello c'è tutto. Sì, sì, Ah, sì. eccolo qua. L'hai Poi visto? le esclusive non mi viene in mente altro. sto perché Beh, poi, gli altri sono poi, le- poi di Vabbè, Ratchet Clank ce n'è qualcuno esclusivo. Vabbè, di esclusive ci sono quelle con i Move che hanno fatto un botto di giochetti per promuovere i Move, i gelati come si chiamavano. Sì, 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 gelati, sì. Esatto. Poi vabbè, allora abbiamo detto che c'era l'Uncharted, vabbè, i Gundam, anche quelli lì, perché comunque giochi giapponesi da quella parte lì all'epoca sull'Xbox 360 non ne trovavi molti, No. non è che ne c'erano tanti, c'erano tutti i pocket fighting, quelli di Gundam e quant'altro. Poi cosa hanno fatto ancora? Vabbè, mi hanno detto Resistance, Uncharted, The Last of Us, Gran Turismo. Già, c'era anche della fase, sì. 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 Sì, Parte adesso 1, parte... quelli allora, non sono esclusive, però sono titoli che erano su PS3. Le esclusive le abbiamo già dette prima, praticamente. Sicuramente per Vabbè, me. hanno fatto Sigarelli, che non so se dall'altra parte c'è, se non mi sbaglio. Mi sembra che... Ehi, ma qui c'è l'acqua a 30 fps. Sì. Perché Discord ce la No, scazza. ma nel gioco normale. Sì. Io ci sono feticista di queste cose. Le noto anche Poi su c'è, un vabbè, voglio. Little Big Planet che hai detto anche. Sì. Poi c'era anche qua, come su 360, BioShock, Mass Effect. Hanno fatto BioShock 1, 2, esatto. C'era BioShock mi sembra che... Non mi ricordo se uscì prima su Xbox o su PS3. Rimase su una di queste e poi uscì anche per l'altra. Forse era Non su... lo so. Non mi Sembra ricordo. PS3. Adesso non mi ricordo neanch'io. Poi c'era Dead Space anche qua, la saga di Dead Space era anche qui. Ma c'era anche su Xbox Dead Space. Tutti e tre i capitoli. Sicuramente il migliore FPS esclusivi L'hai PS3. Cooper ladri nel tempo? È vero, anche Madre Returns anche 360, quello sì. Ok, sì, Dante's Inferno anche per 360, Azura Wrath. Azura Wrath, quello sì, è bello. Bello anche quello. Poi, se a uno gli piacciono gli anime, c'era anche il gioco di Nino Kuni, La minaccia della strega cinerea, che è molto bello. Molto bello. Ha fatto tantissima pubblicità quando è uscito Nino Kuni. Poi, sì, e poi c'era, vabbè, la serie di Killzone, assolutamente. Killzone. Sì, Armored Core anche, giustamente, c'era anche la serie di e poi Resistance, che abbiamo già detto. Sì. Sì, ma ce n'erano, ma ce ne sono, solo che momentaneamente non è che posso ricordarmeli tutti. No, ma figuriamoci. Ma le esclusive lasciamole fare Nintendo, no? Cioè, io sono convinto, ora non sempre per mandare a guerra su questa roba, se non ci fossero le esclusive, ma chi se la compra la Nintendo? È vero, certo. I suoi 8 brand che continuano a marciare, 6, 5, non mi ricordo, continuano a marciarci Beh, cosa c'è? Allora, c'è Kirby, c'è Zelda, i Pokémon, Super Mario. Che cazzo c'è poi? Beh, Metroid, sì. Vabbè, gli Smash Bros, ma quelli sono un'unione di tutto. Metroid, se c'è ancora. Metroid. Cosa ci manca? Cosa ci manca? Ci manca. Penso basta. Credo. Si sono presi Bayonetta. Vergogna, bastardi. Vergogna. Vabbè, sì, c'è Animal Crossing, è vero, per chi piace. Sì, Animal Crossing anche, è vero. Poi c'è anche. Come si chiama anche? Aspetta, me ne era venuto in mente prima, mi è sfuggito. Star Fox, che credo ci sia ancora, credo. Star Fox anche, è vero. Però quelli sono un po' meno visti, no? Un po' sì, allora, i principali sono Mario, Zelda, Pokémon, Kirby, Metroid, i principali. Sicuramente. Beh, Nintendo comunque è tutta un'altra storia, è tutta un'altra nicchia. Sì. Le esclusive le fanno loro e quell'altri fanno tutt'uno, no? Sì, basta, anche con Steam. Loro sull'hardware non puntano più di tanto. Puntano.
Loro fanno il minimo indispensabile, che sia divertente e basta, fine. Super Mario Kart anche, se mettiamo... Tanto torna anche perché la gente se le compra per quei titoli, non per la console. No, infatti. Noi vedete si sta facendo una live sulla console in primis, non su titoli. I titoli se ne è parlati dopo, se ne è parlato Sì. dopo. Con il punto di forza e la console è quello che può offrire. Sì, i titoli li Capito? stiamo facendo vedere anche uno dei migliori qua, per farvi vedere comunque quello che abbiamo detto, abbiamo parlato un po', adesso non abbiamo parlato delle caratteristiche tecniche più di tanto, adesso magari le leggo rapidamente e poi ti parliamo, poi, no, dico, possiamo commentare qualcosa che magari ci colpisce Sì, di sì. più e poi passiamo all'ultima, appunto le diciamo per farvi in rapporto ai giochi che vi stiamo mostrando, che God of War 3 è uno dei migliori. E poi parliamo dell'ultimo aspetto che riguarda le modifiche software, direi. E poi siamo a posto, perché siamo già arrivati a un'oretta. Non vorrei che fosse una live troppo lunga, perché voglio che sia riguardabile Sì. tranquillamente. Altrimenti già una live di 2 ore diventa uno da No, rivedersela. diventa pesante. Poi comunque anch'io non è che ho tanto tempo, quindi facciamo un cerchio Ma sì, un'ora e mezzo va bene. Arriviamo a un'oretta e mezzo. Allora, Un'ora e mezzo siamo. allora, se avete domande, intanto fatele che rispondiamo. Intanto io le rileggo un attimo. Guardiamo. Rispondiamo alle domande intanto. Ecco, le vedete voi? Volete rispondere? Le riuscite a leggere? Sì, io il Dio del gaming, intanto tu fai quello che devi fare, io Dio Vai, del gaming, vai. vediamo un attimo le domande. Allora, io purtroppo sono mezzo ciecato, faccio fatica a leggere, adesso ci vado qua, mi attacco il laptop, vediamo un po'. Allora, le esclusive in passato avevano più senso secondo me perché riuscivano a legarsi meglio all'hardware su cui giravano. Sì, beh, assolutamente sì, era bello una volta vivere, diciamo, di questa guerra finta, perché poi alla fine uno aveva, non so, Gear of War e dall'altra parte c'avevi Resistance, per esempio. Comunque concordo. Ma poi in passato l'hardware era molto diverso tra un sistema e l'altro. Oggi invece è tutto derivato dai PC. Perché, come ha detto un grandissimo saggio, l'hardware è morto. È morto. DDM è morto. Ripeto, il DDM è morto. E poi un'altra cosa che ha detto, chi si stupisce anche nei sala giochi, nei cabinati, è uscito il nuovo modello di Sega New. Favoloso, ma che favoloso! C'è Windows! Sì! E qui un ragazzo ha citato un grandissimo maestro con affetto, che stasera non c'è, ma vogliamo tanto bene. E voi sapete chi è. Poi leggevo un'altra domanda dove c'è un altro commento dove praticamente e poi davano un senso alla console rispetto alle altre, un motivo esattamente, poi giustamente da lì nasce, tra virgolette, a me fa sorridere questa parola, però se la siamo sorbita per anni, il fanboy Xbox, il fanboy, che poi alla fine non era nulla di che, tu ti divertivi con una console, fine. Ovviamente il più fortunato le aveva entrambe, si godeva entrambe, poi giustamente tu dovevi sceglierne una e sceglievi in base a quello che ti piaceva di più. Magari la PlayStation 3 era più, diciamo, concentrata sui giochi tra virgolette giapponesi, era un attimino più Final Fantasy, quelle cose lì. L'Xbox è più un like PC gamer, quindi FPS e quant'altro. Che poi il massimo della guerra tra console, quindi tra queste due divisioni, c'è stato nel periodo dei 16 bit, SNES, Mega Drive, un po' con PS1. Cioè lì è stato proprio il massimo. Poi man mano questa cosa, i titoli hanno cominciato a diventare, cioè non so, mi viene in mente anche le esclusive PlayStation tipo Spyro e Crash. Già dalla sesta generazione, dopo la quinta generazione, Spyro e Crash sono diventati tra generazioni. Cioè Crash lo trovavi anche sul GameCube, Crash lo trovavi sull'Xbox, lo trovavi sul Game Boy. Cioè già lì è diventato tutto molto più, cioè non c'è stato più quella guerra tra così. Però diciamo che fino alla sesta generazione un pochino c'era ancora, ma dalla settima già no. Sì, ma poi comunque queste cose qua sono andate un po' a scemare perché hanno comunque iniziato nell'ultimo ciclo vitale della PlayStation 3 e dell'Xbox 360, hanno visto sempre più giochi multipiatta e dicevano no, è meglio di qua, è meglio di là, però io ho sempre detto ti diverti, basta, cioè se ti diverti sulla PlayStation 3, ti diverti sulla 360, ti diverti uguale. Io sono il primo che per esempio adesso ho recuperato un po' di console
il Demiurgo lo sa, perché privatamente ha visto un po', ma io sono il primo che adesso sto guardando già con l'occhio di prendermi una 360 RGH, la voglio avere vicino affiancata, perché ci sono certi giochi che mi piace giocarli lì. Certo, Volevo certo. avere tutte e due, non è che dico no, la 3 non me ne frega niente, no, vorrei avere anche la RGH, prima o poi me la prendo, me la metterò qua e le apprezzerò entrambe, sia modificate che non, cioè, lì Certo. sta un po' il cervello dopo, Io no? ce l'ho lì sotto e l'ho usata pochissimo e la uso poco, però... Mm. Ma perché non c'ho tempo, però la voglio usare. Cioè, ci farò un video prima o poi spiegato bene. Ce l'ho lì, me la sono messa lì, l'ho presa anni fa, l'ho pagata pochissimo. Ho avuto anche fortuna. Ce l'ho lì. No, sono due grandissime console. Tra le due, ovviamente, purtroppo la PlayStation 3 ce l'ho sempre qui, è la più delicata, quella che ti fa, Sì, diciamo, sprecare un po' di più come manutenzione. Questa è tanta cosa. Infatti, a differenza cioè la 360, alla fine, qualsiasi versione tu compri, gli metti il chip, che sia il Corona V2 V3, lo programmi, quella funziona. Qua sì. purtroppo A o hai LED. parte, sì, a parte i primissimi modelli, che a livello hardware anche la 360 se aveva dei problemini, poi però la 360 è molto più affidabile come macchina rispetto alla PS3 anche nel tempo. Però ovviamente, Comunque, sì, poi il dio del meta è ancora il dio del gaming, lo sa. Oddio, Perché, me ne ero anche accorto. no, perché lui è uno di quelli che la 360 l'ha tirata. Cioè, non so Sì. quante ore hai fatto sulla 360 Slim. Un bot, Madonna. ma un Se botto. dice Borderlands ce n'ha tipo 4.000, E forse non anche è- di più, tutto offline. io lì dietro non so se si vede, ma ce ne sono due. Sì, 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 ecco, sì, si vedono, sì, sì. Ce ne Io sono due. per la 360 c'avevo l'arcade dei primi tempi, mi venne 3 LED rossi e c'era rimasto dentro FR2, l'ho dovuto smontare tutto per prendere il gioco. Mamma mia. Però non lo Bellissimo, sapevo, non sapevo fare queste cose, quindi L'hai mezzo distrutta. l'ho mezzo distrutta, sì. Ma più che altro non sapevo se poteva riparare magari, cioè... No, ma quello che volevo dire è che, dico, la 360 Slim e te hai giocato un botto di ore e non ti hai mai mollato, vero? No. Io Non ho ti- la... no, ma erano le prime, c'è stata l'ondata che Microsoft ha detto ok, abbiamo fatto una stupidata, Mm, hanno fatto la revisione e dopodiché l'Xbox non ha mai più esatto. avuto No, problemi. ma però uno dice, no, fia, dopo tutti sti anni, 4000 e passa di Ma io ore ho di giocato gioco. tutti i giochi originali, quindi tutti i dischi, capito? Sì, sì, però di che No, Ma che... anche perché l'Xbox è una delle poche console che non c'ha una modifica software, è una modifica hardware. O gli Eh, metti il chip Ah, o sì. non ne salti fuori. Addirittura, A tutt'oggi. addirittura la One non ha una modifica, cioè non puoi modificarla. No, dalla One in poi Microsoft ha usato, tra virgolette, l'intelligenza, ha detto, ok, volete fare i vostri magazine? Mi pagate la developer mode $15, io vi Esatto, sblocco la console, vi esatto. arrangiate e fate quello che E volete. ciò ha impedito sul nascere la pirateria. Sì, praticamente Perché, in sostanza. perché se tu vuoi sconfiggere la pirateria, però è un modo intelligente, dai. infatti Sì, sì. l'unico Io modo approvo. intelligente di sconfiggere la pirateria e la voglia di piratare sul nascere è dargli la possibilità con pochi euro di potersi comprare la modifica. Con pochi euro. Tu sconfiggi la pirateria. Loro te la mettono e dici guarda se vuoi ci paghi la developer mode. Cosa costa la developer mode? Non mi ricordo. Guarda, io la gratis ma credo che costi intorno ai $15 e puoi attivare fino a 5 macchine. Esatto. Cioè, quindi cioè, capisci che un hacker che cosa ci guadagna? Perché deve diventare scemo? Ci Cioè, sono tanti giocatori, infatti, cosa succede? Tu attivi la developer mode, la console ti entra, cioè taglia il firmware originale, ti entra nella developer e quando tu sei nella developer mode non puoi usare i giochi retail, non te li legge, entri praticamente direttamente nella tua sandbox e ti dice ok, tu da adesso in poi mi carichi gli UPV, che praticamente è Universal, Windows, App e quant'altro, tu carichi sulla console l'emulatore in questo caso perché tanto si sa che la Xbox One S viene usata per quello, è inutile raccontare bugie, certo. e giochi a quello che vuoi. Tanto è vero che adesso siamo arrivati con la serie S, quella che costa 150 euro più o meno, ti emula fino a PlayStation 2 e GameCube senza nessun tipo di Certo. problema. Ti Certo. la comprano, developer, gli danno il massimo spazio del disco
ci sbattono dentro l'impossibile Certo, e c'hanno una macchina per è tutto. una lezione che se la imparasse la Nintendo invece di rompere i coglioni a chi pirata e le ROM e quant'altro, se invece avessero a pochi euro tutto disponibile oppure facessero come Microsoft, non ci sarebbe più da lamentarsi della pirateria, ma non lo faranno mai, vabbè, lasciamo perdere, dai. Sappiamo, ne abbiamo già Lì parlato molte volte. qua sono discorsi infiniti. Andiamo avanti in una live di 20 ore qua, se dobbiamo andare No, avanti. allora a livello di caratteristiche tecniche volevo soltanto dire pochissimo, che vi faccio proprio una sintesi rapidissima. Se sbaglio qualcosa ditemelo. La PS3 usa un microprocessore Cell che praticamente equivale a un 3.2 GHz, praticamente a PowerPC. E poi infatti di derivazione custom PowerPC, esatto. vabbè, la capacità teorica massima sono 204.000 gigaflops. Ma Quindi quello è un questo qua- calcolo greco. Sì. Vabbè, poi come RAM c'ha una 256 megabyte XDR. E ecco, il processore grafico dobbiamo un attimo menzionarlo perché ha un RSX che è un derivato da Nvidia G70 Eccolo qua. come architettura. Esatto. Che praticamente è clockato a 500 MHz. No, abbiamo dato un po' di caratteristiche così, giusto da. Comunque le due componenti principali sono appunto il Cell e l'RSX. Che io so, ecco, raga, una cosa che ci siamo dimenticati di dire è che sicuramente una delle pecche maggiori della PlayStation 3, come lo era un po' della 2 all'inizio, era la difficoltà di programmazione dei giochi sopra questa macchina, perché il Cell è complicatissimo da gestire, c'è i pacchetti di sviluppo, è veramente un casino, ed è per quello che la 360 aveva i titoli con più performance, più facili da programmare, quindi i titoli venivano con più FPS, meglio ottimizzati che su PlayStation 3. Dopo anni perché l'architettura della Xbox 360 era molto molto vicina a un PC. Sì, la 3 invece è un po' particolare. Sì. E quindi praticamente era molto più facile all'epoca con i kit di sviluppo e quant'altro, era più facile da programmare perché appunto somigliava molto a un PC rispetto invece a una PlayStation che usava un vecchio Cell IBM PowerPC e quant'altro, Sì. andare a programmarci sopra. Non è che come console non rendeva, anzi, perché su carta, tra virgolette, molto più prestante, ma andare proprio a svilupparci sopra, che era complicato, andare a dare istruzioni era veramente all'epoca difficile. E infatti questa qua è una piccola osservazione che magari si è persa nel tempo, ma se voi vi prendete il primo Uncharted, magari cercate su YouTube il primo, e poi vi guardate direttamente il terzo, skippate il secondo, vedete uno swap grafico, è una cosa scandalosa, e stiamo parlando della stessa console. Ci hanno messo anni a sfruttarla bene, con tutte, cioè capire bene la programmazione, come su PlayStation 2. A me viene in mente su PlayStation 2, se tu lo guardi all'inizio contro il Dreamcast, la PlayStation 2 impallidisce contro il Dreamcast. Però gli ultimi titoli, voi guardate Tekken 5, sembra un titolo PS3, esatto. Cioè sembra come il Dreamcast, anche meglio. Quindi anche chi diceva ma l'anti-aliasing non esiste su PlayStation 2, non è che non esiste, è che non era implementato nei pacchetti di sviluppo iniziali, dopo l'hanno messo. Quindi sfigurava. Hanno fatto sulla PlayStation 3 veramente hanno fatto miracoli al suo ciclo finale di vita. Tutti gli ultimi giochi che vi andate a vedere, Metal Gear 5, Uncharted 3, per esempio, un Tomb Raider, veramente ha fatto un salto qualitativo disumano, ma era troppo tardi purtroppo, quindi è anche un peccato. E per esempio a tutt'oggi, parlando di emulazione, pensate che sulla PlayStation 3 non riesce a emulare un Dreamcast, non ce la fa. Sì. Cioè, voi con RetroArch potete tranquillamente avere il core Flycast, metterli, però l'emulazione non va benissimo. No, certo. Molti problemi, Certo. Cioè, certo. Invece per dire su una 360 RGH gira. Sì, c'è il null DC, cioè Esatto. X null DC, una cosa del genere. Sì.
Comunque, detta questa cosa, appunto, ci dice, ve la ricordate la retrocompatibilità Unboxed della 360? Sì, che anche quella lì, se tu hai la RGH, puoi ampliare la retrocompatibilità anche con i titoli che non erano supportati. Vedi, com'è che si chiama? Questo è Hollow 2. Per esempio quello, sì. Arriva fino al 2006, i primi giochi, mi sembra. Sì, 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 Mi sì, ricordo. sì. Bene. Ma questa generazione qua 360 PS3 sulla retrocompatibilità ha sempre avuto problemi atroci, ha sempre afflitto. Beh, allora la settima generazione è stata sicuramente quella con più problematiche, perché si è passati veramente dalla console, quello che era ancora un po' console, a quello che erano dei PC praticamente, e lì sul surriscaldamenti, retrocompatibilità, veramente i prezzi altissimi al lancio, perché PlayStation 3 costava un fottio, quanto costava? $699, non mi ricordo Sì, più. una roba del genere, più o meno. $699, comunque molto alto per essere una console all'epoca e console di massa. Cioè non stiamo parlando di un Neo Geo o di un 3DO che costavano tanto, cioè parliamo di una PlayStation, cioè dovrebbe essere per i giocatori, costava tantissimo. Che poi è stata anche la generazione, tra virgolette, quando è uscita con l'effetto wow, che proprio vedevi lo stacco della generazione prima. Adesso tra la 3, la 4 e la 5, sì, e poi col miglior gioco della 3 e il miglior gioco della 4 e il miglior gioco della 5, non è che dici, cioè rimani e dici sì, bello, prima era proprio... poi la cosa più importante è stata la generazione, come dice Swagfello, dove ci siamo staccati dai CRT, perché è vero, a parte la Wii, che ancora è analogica la Wii, perché c'era il component massimo, e comunque, però la Wii comunque la sua figata è che per il retro gaming mantiene le risoluzioni originali in 240p, puoi usare il cavo SCART, poi anche sulle primi modelli di 360 e PS3, però. Pensa tu, mi ricollego infatti che mi hai detto, come hai letto tu e sto rileggendo io, è stata la gente dove ci siamo staccati dai CRT, però pensa tu che i tornei di Tekken e di Street Fighter, sia la 360 che la PlayStation 3, li usavano sui CRT, proprio per l'input delay minore quasi a zero che c'era, li usavano. Quindi volendo tu, se vuoi, una PlayStation 3 o una 360 la puoi ancora tutt'oggi collegare su CRT e giocare comunque. Sì, allora la 3 l'ha fatta sicuramente, la Slim non credo perché ha solo invece la 360, anche la Slim c'ha ancora gli attacchi analogici dietro. Esatto, guarda, in questo caso qua, questa Slim qua ce li ha tutti e due, vedi? C'ha sia l'attacco moderno. Allora anche la mia, non mi ricordo. No, la mia ce l'ha, sì. La Super Slim non ha più. Se non mi sbaglio. Hai ragione, sì. Se non mi sbaglio, io non ce l'ho una Super Slim. No, ma neanche io ce l'ho, però. Bene, allora, e poi è stata anche la generazione dove appunto siamo arrivati al digitale, dove è finita la differenza tra NTSC e PAL. Esatto, finito tutto a 60 Hz. Meno male, ragazzi. Sì, quelli è veramente stato un parto, Allora, parliamo dell'ultimo aspetto, così concludiamo la questione. Tra l'altro, di Gaming ti volevo dire, ho trovato il bitrate migliore per fare le live per me adesso, che è 6000. Se io faccio 6000, tutto a posto. Ci sta. A 8000 vedo che... Però, avendo impostato OBS tutto al massimo, si vede bene. Ma scali in 1080p o in 2K? No, in 1080p. Ah, sì, ok. Però si vede tutto bene, cioè ho messo tutte le impostazioni al massimo, sai, anche del ridimensionamento, eccetera. Vabbè, allora l'ultima cosa di cui dobbiamo parlare è le modifiche software. Dai, facciamo le modifiche, poi facciamo i saluti finali. Comunque, spero che vi stia piacendo come live, perché abbiamo qua il dio del gaming concentratissimo. Sì, veramente... Lui è un pro, lui legna duro sul gioco, guardalo proprio. Sì, lui legna duro, ci sta facendo vedere delle performance incredibili. Demiurgo, facci vedere la copia fisica di War of the Monsters. La copia ve la faccio vedere, che ancora... Però mettiti schermo intero, se no non ti vedo. Sì, la metto, facciamo vedere questa cosa, perché dobbiamo un attimo... Dobbiamo flexare. Eccola qua, si vede? Voi non la vedete girata, vero? La vedete giusta, no? E la vedo girata. Guarda che bella che è, guardala lì. Ah, ma perché tu stai guardando la live, forse? No, e guardo la live, sì. Vabbè, c'è questo adesivo bruttissimo che lo devo tirare via.
Beh, quello basta cambia custodia alla fine. Sì, Ecco qua. la vendono specchiata, la vedo. Eccola qua, eccola qua. Il Demiurgo ha i patrimoni nascosti in casa. Il mio patrimonio nascosto sono quello là, che è il Vectrex, sono il Nuon, sono Il Nuon. il Jaguar, il Neo Geo, che adesso prenderò l'AES. Perché il mio Neo Geo MOS consolidizzato, indovinate chi lo prenderà? Il mitico Voice. Arriverà lui. Il mio. Eh sì, è qua. Non si vede un pochino. Guarda, si vede lì sotto il microfono. Eccolo lì. E poi, no, vedi cose così. Ah, vedi la PSX. No, ecco. Sì. Adesso volevo recuperare il Gizmondo, ragazzi. Cos'è il Gizmondo? Gizmondo? Qualcuno lo conosce? Lo conosce? Gizmondo? Il Gizmondo. Giz? Gizmondo, sì, si chiama. Vabbè, ma se recuperi quello, allora devi recuperare anche il Nokia Engage a sto punto. Ma non mi piace il Nokia Game. Mi piace Gizmondo perché... Come no? Un Wii Portaco, bellissimo così lì. Ma perché Bello. è più un telefono che una console. Invece Gizmondo è proprio la console. E poi mi piace troppo la storia che c'è dietro. La storia di mafia, casini che c'è dietro. È troppo figa. La Gizmondo è disumana. Davvero. Ne Sì. parlo in un secondo momento, dai. Ragazzi, ho staccato perché Vai, aspetta. mi hanno Ok. rotto le palle. Almeno... No, ma almeno vedo qualcuno, cioè... No, allora, concludiamo l'aspetto... No, ma non di te, cioè del gioco. Ah, Vedevo due schermi tutto il tempo, sì, cioè. Poi guarda, anche ora è risparito. anche per un dio, anche per un dio questo è troppo. Anche per un dio questo è troppo. Si può giocare a difficoltà Dio. Il Demiurgo come Willy Wonka delle console. Vabbè. No, ragazzi, quello che ha tutto e che è veramente tutto, che non gli manca niente nelle console. La tana del gaming. Dov'è Come? la tana del gaming? Vieni, No. vieni, ti si insulta. La tana del gamer lì. Fatti vivo. No, però quello che ha tutto, anche la roba vecchia, rarissima, che non ce l'ha la tana del gamer, è Matteo. Matteo ha veramente tutto con le scatole. Cioè, Matteo ha Gizmondo con le scatole, non sto scherzando. Matteo chi? Matteo, il Turchi. Lui veramente ha Sì, tutto. sì, lui ha una collezione veramente immensa. Lui veramente è imbattibile da quel punto di vista lì. Però è una persona simpaticissima, che cioè, che è competentissima, e quindi io lo so da lodare. Ecco. Sì, veramente, una bravissima persona. Vabbè. Assolutamente. Va bene, da Dio a Dio. Vabbè, Kratos strizza l'occhio da Dio. Va bene, ok. Allora, fatta questa pausetta, parliamo No, più che altro... più che altro il dio gioca col dio, perché Sì. a questo punto il dio Sì, è uno scontro tra dei. è lo scontro tra me. Comunque dai, arriviamo alle modifiche, Sì. perché dopo Allora, le modifiche, allora adesso le modifiche a livello hardware io non ne conosco di così importanti, so che ci sono state, però all'inizio almeno. roba vecchia, che Roba ormai vecchia. Però sicuramente le migliori modifiche sono quelle software, e sicuramente la modifica per eccellenza è il custom firmware. Però dovete avere i modelli compatibili. Quindi se avete le PlayStation 3 FAT, a meno che non abbiate l'ultimissimo firmware, perché purtroppo Sony continua a far uscire aggiornamenti, bisogna starci attenti. Se non, Esatto. se non avete l'ultimissimo firmware, avete una FAT, sicuramente potete mettersi il custom firmware. Poi potete mettere... Dimmi tu. Scusa, parentesi, sulle FAT, indipendentemente dal firmware che avete, le potete comunque modificare. È l'unica console che, se voi avete l'ultimo, dovrebbe essere il 492, potete tranquillamente fare il downgrade, ma solo con le FAT. Esatto. Tutto il resto è briccate. Esatto, poi ci sono le slim, i primi modelli, che tra cui quella che ho io, che trovate le tabelle di compatibilità. Io ho fatto un mio vecchio tutorial, dopo ve lo metto in descrizione, il mio vecchio video. Lì c'è la lista, la tabella, dove tutti i modelli che possono essere modificati con custom firmware rispetto all'N, che è la modifica invece temporanea, mentre il firmware è permanente. C'è dei modelli di slim, tra cui la mia, che possono ancora avere, potete metterci custom firmware. Quindi allora, e poi invece tutti gli altri successivi, quindi le ultime slim più le super slim, potete mettere soltanto l'N, la gallinella, che è la modifica temporanea, che praticamente cosa cambia sostanzialmente, per farla breve? Non avete l'accesso completo alla macchina, però i titoli PS3, che è la cosa principale, potete farli andare senza problemi, anche con l'N. E anche i titoli PS1, perché la PS3
La PlayStation 3 è nativamente retrocompatibile con tutti i titoli PS1. Invece i titoli PS2, che comunque se avete una Play 3, non il primo modello, quello retrocompatibile, non è che girano proprio benissimo. Buona parte sì. Per esempio io Ark di Del Gaming lo sto portando sulla PS3, emulato. Ark. Ah sì, è vero, è vero. Cioè io lo sto giocando lì, è un titolo PS2, quello lì va bene. Però mi ricordo avevo messo World of the Monsters, va bene. Ecco, avevo messo Champions Returns to Arm, quello lì era pieno di glitch, una cosa incredibile. Quello è peso come gioco. Era pieno di glitch. Quindi diciamo che l'80% dei titoli PS2, se fate custom firmware, vi girano e anche bene. Però sugli altri 20% avete dei problemi. Se avete l'N, i titoli PS2 è molto difficile farli andare bene perché dovete usare PKG, cioè praticamente sulla 3 col custom firmware potete buttare direttamente le ISO di backup e usate le patch Cobra che garantiscono un'emulazione buona, mentre se avete l'N dovete andare di PKG e non sempre il risultato è buono. Praticamente per farla breve. Però, quindi alla fine la differenza sostanziale è che con l'N dovete tutte le volte riabilitare la modifica ogni volta che spegnete la console, a meno che non usate qualche hardware esterno che vi aiuta, come faccio sulla mia PS4, ma quella è un'altra storia che vedrete più avanti. Oppure, se invece avete... E poi i titoli PS2 avrete un po' di problemi a farli andare, più complesso, cioè da fare più passaggi e usare PKG, mentre sulla Play 3 col custom firmware, anche i titoli PS2, potete usare le ISO, avete le patch Cobra che vi aiutano, e avete la modifica fissa. Poi avete il controllo completo della macchina e di quant'altro. Questa era la sintesi proprio stretta. Esatto. Hai qualcosa da aggiungere? Oppure domande? Uno ti ha chiesto se vendi sempre la PSP. Dove? Vedo... Visto il fete. Sì, la vendo sempre, sì. Ah, sì, la stai ancora vendendo Sì, c'è su eBay. Subito, ma adesso ho letto, non capivo. Okay. Anch'io la vedevo. Viper, buonanotte, grazie per essere stato qua. Sai, a Milano. Ciao Viper. Ragazzi, il gioco era del Viper comunque. Era del Viper. Dai ragazzi, alla fine della live lo diciamo. Ma secondo voi l'ho glitchato il gioco. Secondo voi diciamolo alla fine della live. Secondo voi è vero, come ho fatto, ragazzi? Secondo voi come mai il dio del gaming è interessato ad avere la PS3 da voi se la stava già usando? Non la stava già usando. Noi stavamo usando la PS4. Quella era God of War Remaster. Magari qualcuno se n'è accorto perché si è visto nei titoli iniziali. Ma c'era anche scritto, ragazzi. Se siete proprio scemi, madonna. Poi c'è anche apparso il trofeo prima. Ma tanto conta ho detto speriamo di non sbloccare trofei, se no se ne accorgono. Invece è apparso. Conta la sostanza, non la forma. Quello è un titolo PS3 rimasterizzato per PS4, ma la grafica è quella, cioè cambia qualcosa. Con l'elgato. Ma che cazzo ci dà l'elgato? Ma pilatelo te l'elgato. È meglio la Vermedia. Ma? La Vermedia che gli ho dato io al dio del gaming. Vabbè, sì, era un po' più alta la risoluzione. L'ha streamata da lì, cioè questo c'è la verità in mano, ragazzi. Ci dici i numeri dell'otto, per favore? Sì. No, la risoluzione era più alta della PS3. Io giocavo un 720, Sì, noi qua stavamo streamando in 720, Però 30 fps in realtà era 60 comunque. Vabbè, ma... No, allora, se avete ancora qualche domanda, siamo qua, dura ancora 3 minutini, se avete domande fatele. Stavo pensando qualche domanda. cosa ho dimenticato sul custom firmware o quant'altro, altre cose. Ah no, mi raccomando, state molto attenti a non sbagliare modello e quando modificate, perché breccate la console. E poi volevo dire, ci sono più custom firmware. Quello che adesso è il più stabile e completo è Levelnut, da un po' di tempo. Prima c'era anche quello che ho io. Prima c'era il Rebug, quello con lo scorpione, che è uno dei più preistorici che vi consentiva di far tutto, però è un po' macchinoso. Invece Levelnut vi consente di far tutto ed è molto intuitivo e chiaro. Ed è perfetto, non ho mai avuto problemi. Molto. Ma veramente da Dio, controllo della macchina totale, fai quello che vuoi. Sì, poi ecco un'altra cosa. Quando voi moddate la PS3 potete anche modificare il tipo di console. Potete renderla CEX, DEX, giusto? Oppure c'è anche un ibrido, non mi ricordo com'è? L'Apex, quello è l'ibrido. L'Apex, quindi CEX sarebbe la versione consumer. Avete una PS3
versione consumer. Poi c'è la DeX che è la versione developer. Quindi Esatto. avete da sviluppo, avete più feature che però sono cose che non dovete toccare perché altrimenti, se non siete esperti, non sapete cosa state facendo perché potete incasinare la macchina. E poi c'è l'Apex che è una via di mezzo, vi dà alcuni privilegi da consumer. Diciamo, è E un potete- ibrido tra i due. E potete cambiare continuamente da un'operazione all'altra, ecco. Esatto. Vabbè, Però secondo me vi conviene mettere Evilnut, soluzione liscia, tarate un attimino le ventole e basta, siete praticamente a posto. esatto. Anche perché comunque avete due tipologie di controlli, c'è il controllo ventola, diciamo Syscon praticamente sarebbe il sistema operativo della Play controlla la ventola, o se non lo fate voi tramite firmware, che è quello che consiglio io. Diciamo o date il 35% o il 40%, che è tra accettabile tra rumorosità e diciamo raffreddamento, mettiamola in maniera semplice, e vi permette anche di controllare la ventola sui giochi PS2, perché Sony Esatto. aveva fatto uscire un emulatore per i PlayStation 2 Classic, però appunto aveva problemi di ventola, non girava bene, la Play iniziava a scaldare e quant'altro. Quindi secondo me dovete esatto mettere 40-40, è un buon compromesso. Sì, intanto il gaming per concludere in fierezza ha messo Plock. No, Plock, così. Plock. Ma c'è il filtro del composito, È vero, Madonna. è vero, si vede il filtro del composito, è vero. Infatti trema un po'. Che fa esplodere la Play, se non fate i lavori esplode. Esplode tutto. Tutto. Sì. Bellissimo Plock, è stupendo. Bene, Oggi su PS3. Oggi gira 120 sì, fps. su PS3 gira con RetroArch senza problemi. Già, c'è anche è vero, RetroArch c'è per qualsiasi hosta. Sì, RetroArch Sì, su ma PS3 gira molto bene. Diciamo che l'unica versione di RetroArch che è un po' che ti lascia un po' con l'amaro in bocca è quella sulla Wii U, è vero Voice? Un pochino, è un po' deludente. Per caso una console Nintendo, Sia su Wii U che su Switch RetroArch non è che sia proprio no, lì sarà un'altra live. Ma la fortuna della Wii U è che emula bene generativamente i titoli Nintendo bene. Il GameCube, Wii e Wii U, praticamente se tu non la tocchi metti Che bellino su console, su che console è uscito. Svag, mi guardi da 10 anni. Porco quel signore lassù. Non hai mai visto questo gioco sul mio canale? Donna. È da 10 anni mi guardi. Attenzione delle gaming, se no finisce nella stalla dei porci, L'altro giorno ti ho visto. Cosa? Ai. Mi fa ridere perché l'altro giorno era da solo. C'è stato 3 ore da solo nella stalla dei porci. Chi? Ritorna. Ma chi? È tutto vero. Lui? Svegfello? Lui. Ah. Madonna. È stato abbandonato. Mamma mia. Ragazzi, siete stati... Magari ci ha trovato le perle dei porci lì. Le perle dei porci. Oh, 1 ora e 32. La paglia. 1 ora e 32, direi che è volata, è andata bene. Hai visto? No, non mi capisco, dopo riguardo. Non mi È stato dal terreno. La prima volta che gioca in 30 anni. Cosa? Vabbè. Andiamo avanti. Vabbè. Ciao stasera. Direi che... Dai, aspettiamo i 35. Mancano 2 minuti esatti. Se non arrivano altre domande sulla macchina o cose così, concludiamo. Che aspetti? Non ho capito. Cos'è? No, cos'è? Sì, che ci sto giocando da un'ora praticamente. Sì. Che poi questo qua sarebbe il tuo portachiavi, che devo solo finirlo. Sì. Lasciate like alla live, gente. Ecco, lasciate la like alla live. Seguite anche i del gaming. Ma immagino tutti lo conoscete. No, fatelo. Assolutamente. Poi ovviamente se la live vi è piaciuta potete entrare sul Discord dove trovate anche Voice, che come avete visto è sempre disponibile per gli amici ad aiutare, dare i suoi consigli. Sì, mi viene più facile anche con i turni di lavoro oggi un bonus. Esatto, beh certo, sì. No, infatti, cioè comunque potete chiedere tutto, però ragazzi ricordatevi sempre che comunque sono cose che noi facciamo a tempo perso e per passione, cioè perché altrimenti chi ce lo farebbe fare, nel senso. E l'altra cosa, sì, è su SNES, Svegfello, assolutamente.
E non lo sapeva. A me- Vabbè. E poi Meno l'ultima male che qualcuno ha risposto, se no ancora non lo sapeva, cioè, assurdo. E poi Comunque, sfasiamo questo mito veloce, che mi dicevano tutti, no, ma hai fatto la speedrun, ho fatto speedrun di Block tempi, e ci ho fatto le manovre strane. Guardate, ma te ti muovi così, è una TAS, hai toccato il video, guarda. Fa mesi fa? non No, è è taroccatissimo, cioè, no, assurdo. non è tarot. Tutti Ecco qua, falsi, ragazzi. smentiti tutti in diretta. Smettili bravo. tutti, smettili tutti. No, dicevo, poi ricordate, cioè, iscrivetevi al canale perché comunque continuano a uscire video sempre così, che secondo me, mi auguro abbiate trovato interessanti. Però ovviamente se c'è qualcosa che secondo voi si può migliorare, ci sono i commenti, oppure per fare altre domande, per ringraziare anche. Allora, sia per migliorare che per ringraziare, per dar consigli, per fare altre domande, ci sono i commenti, ragazzi. E per sganciare i soldi c'è il link. C'è anche quello, ovviamente, per sostenerci, per sostenerci, sì. Bene, direi dai che siamo alla conclusione. È stata una bella live, mi sono divertito, spero che vi siate divertiti anche voi. Grazie dell'ospitalità. Figurati, il dio dei gaming non lo so perché ha fatto un po' da schiavo giocatore, però dai, secondo me... No, mi sono divertito, va bene, sta a posto. Prossima volta la facciamo su qualcosa che ho più giochi, così almeno possiamo spaziare anche. Ma assolutamente, ma ben venga, venga, assolutamente. Bene, stanno scrivendo che è piaciuta. E poi adesso, se tutto va bene, anche il dio del gaming avrà la sua PS3 gentilmente da Voice. Allora, non so bene sì che un seguace di buono. Quando ti arriva la PS3 ci facciamo una live sopra, così ci dai le tue impressioni, così. A me garberebbe modificarla con Demiurgo, non lo so. Facciamo in diretta. Lo facciamo in fa diretta. Il video dove si fa proprio. Lo facciamo, dai, facciamo il video, facciamo il video. Dai, ci sta. Tipo quello che ho fatto io che feci la modifica alla PS1, quella che non conosci neanche te. Quella strana. Modifica e primo avvio di Demon Souls, che è quello che vuole. Esatto. Sì, Demon Souls, poi che cazzo c'è? Forse la collection di Shadow of the Colossus. Sì, Asura Wrath. Quella sì, perché se emulare la PS2 ti scatta, Sì, Shadow of the Colossus mi lagga sempre anche su emulatore. È peso. No, su PS3 l'emulazione HD. Sei a posto. Che a me piace più quella della 3 che quella della 4. Di versione però non mi piace quella della 4. Non mi piacciono come hanno rifatto per i colossi. Non mi piacciono. L'hanno snaturato un po'. Però vedremo, dai. Bene, ragazzi, grazie per essere stati qui, simpaticissimi. Poi grazie a Demiurgo che ci ha ospitato. Niente. Grazie. Abbiamo inaugurato anche la live con il trailer nuovissimo e fighissimo. Quello. Quindi riguardatevelo, madonna. Riguardatevelo tante volte. Grazie Voice per la tua esperienza e... Grazie a voi, ma che ci mancherebbe, grazie. No, perché... niente. e tutti voi per averci guardato, per la chat, per tutto quanto, ragazzi. Adesso andiamocene a dormire. Ovviamente, secondo me non ci siamo dimenticati, insomma, le cose principali abbiamo parlato, poi ci siamo dimenticati qualcosa, siamo umani, ci sono i commenti, si risponde su Discord. Venite su Discord anche, ragazzi. C'è la comunità attiva, venite lì. E poi questa live secondo me è stata anche un bel esempio di passione intergenerazionale, perché siamo un po'... io e delle gaming siamo un po' sì, però questo, come potete vedere... C'è proprio... sembriamo della stessa età, non so come dire. E ti vogliamo fare un complimento perché sappiamo che gli anni purtroppo... gli anni passano per tutti, Anche noi ci troveremo prima o poi con i dolorini qua e là e succederà a tutti. Madonna. Anzi, tanto quelli nuovi, cioè quelli delle scorse generazioni li insulto già, quindi... Guarda, ti rubo proprio la battuta dal boomeraccio, vi saluta. No. Ma tanto anch'io ho 31 anni, quindi non è che siamo tanto... io 30, floridi, siamo lì. Siamo lì. Ma chi se ne frega dell'età? Ma dai, non c'entra niente, no, ma infatti questa è la dimostrazione, esatto. Sono boiate quelle robe lì. No. Sì. È l'atteggiamento che conta. Esatto. C'è della gente che magari ha 20 anni ma ha un atteggiamento vecchio. Te per esempio non sei così, quindi...
Anche E perché ci sono gente che se no hanno non l'atteggiamento proprio- se no non saremmo amici da così tanti anni, anch'io e te, ci sentiamo quasi tutti i giorni. praticamente. Insomma. Bene. Vabbè. Buona- Ragazzoni, grazie di buo- tutto, un abbraccio. Un Grazie. saluto al Dottor Gaming, grande, che ci segue sempre, numero uno lui, che manda gli emissari. Buonanotte ragazzi. Dopo il trailer poi, ora. Figuriamoci. Ciao, Ciao, gente. buonanotte. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.